Per me il come è contenuto, la forma è contenuto, non puoi scindere le due. Allora il problema mio è sempre stato questa tensione tra la ragion d'essere di un'immagine e l'estetica dell'immagine, sono inscindibili. Luciano Rigolini, con una storia polivalente nella mia identità come fotografo, come cineasta e come produttore e nevertheless a bookmaker. Questa è la mia prima macchina fotografica, me l'ha prestata mio padre. E quando ho sviluppato il film è stata per me una scoperta incredibile, la magia, perché c'erano tutte le immagini sovrapposte, perché non avevo fatto avanzare il film. È stata per me la scoperta che la fotografia non è la realtà. Io ho lavorato subito, a 14 anni, io sono andato in fabbrica a lavorare, a imparare mestiere, appassionato di fotografia, la fotografia mi ha salvato da un mondo che non era il mio. Il mondo è nato per me, un altro mondo è nato. E ho lavorato tutta la prima fase cercando ossessivamente il punto di vista nella realtà perché costruisse l'immagine senza nessun tipo di manipolazione. È un'ossessione quasi filosofica il rapporto tra la fotografia e la realtà. L'ultima fotografia l'ho scattata degli Urban Landscape nel 2002. Da lì ho iniziato unicamente col recupero di archivi fotografici esistenti. La matrice che mi guida lo sguardo in un'immagine trovata è la storia della fotografia, è lo sguardo che è un atto fotografico. Di conseguenza non avevo più bisogno dell'apparecchio fotografico. Ho cercato di utilizzare questi documenti banali e portarli su un altro piano estetico. La fotografia è sempre stata legata all'evoluzione tecnologica, sempre. È stato un passo non da poco per me entrare a utilizzare l'intelligenza artificiale. Il mito dell'intelligenza artificiale è la perfezione della realtà. Io invece sto utilizzando i difetti, i limiti. Ho un rapporto molto conflittuale con l'intelligenza artificiale e lavoro notte intere per cercare di portarla sulla mia sensibilità. La utilizzo unicamente con delle parole, linee, movimento, e la macchina va in tilt, non capisce più niente. La sto cercando di portarla sull'estetica mia che mi rimanda il mio lavoro. L'altro discorso che ho sviluppato con l'intelligenza artificiale sono questi UFO. Non mi interessava il documento dell'UFO, è preteso documento, ma è la dimensione poetica che mi è sempre interessato. Tutto il mio lavoro che ho fatto in quanto produttore di film arte sono stati dei prototipi, nel senso che ogni lavoro era un'avventura nuova rispetto al linguaggio cinematografico. Allora, agli inizi erano parametri ben precisi, c'era l'utopia di Arte e questa utopia aveva come conseguenze di aver persone, questi pionieri, che cercavano modi nuovi di fare la televisione. E lì è nato questa alchimia di un team, eravamo in un team, con delle confrontazioni forti e degli stimoli forti e con delle esigenze forti, delle ambizioni forti. Il vantaggio di essere produttore è che hai una libertà massima di proiettarti in un desiderio, soprattutto in uno spazio come questo laboratorio che avevo creato. E il desiderio è sì di lavorare con certi artisti, ma anche di spronare certi artisti, certi cineasti andare al limite, nel senso indirettamente ho cercato me stesso nelle opere dell'altro, sapendo però fermarti al punto giusto, perché non stai facendo il tuo film, ma stai facendo fare il miglior film all'altro.
Il giapponese Kawase è un samurai, mi ha sorpreso, mi ha lasciato una cassetta dove era filmato il suo parto. Aveva filmato il suo parto tradizionale giapponese in casa. A un dato punto vedo che prende la cinepresa, il Super 8, durante il parto e si mette a filmare il taglio del cordone da parte del papà. Questa cosa ho detto, ma non è possibile un discorso del genere. Sono tutti film che attingevano all'intimo profondo e all'essenza della vita. E lì dove dico, nella mia fotografia non c'è un essere umano, ma la vita l'ho sviluppata attraverso l'immagine in movimento. Il deal con la realtà e di essere aperto a lasciare entrare la realtà e trovare nuove forme di poterla raccontare o relazionarti con la realtà. E non puoi andare con un'idea iniziale e cercare di portare a casa quel prodotto. Parentesi, l'avevo detto con te.